Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa sesta parte del tutorial sulla potenza. Nell'ultimo ci siamo lasciati anche, diciamo, in considerazione della formuletta, che questa potenza è in funzione del tempo e facendo questo piccolo esempio di un amplificatore da 50 watt che può dissipare 50 joule su un secondo, nell'eventualità di questo secondo dimezziamo, quindi diventa mezzo millisecondo, sfrutteremo solo 25 joule di questi 50, ok? E questo fa sì che il nostro amplificatore da 50 watt si trasforma in un amplificatore da 100 watt, giustamente perché abbiamo a disposizione altre 25 joule. Ma se questo è vero, affinché si dimezza la durata, quindi dimezziamo il tempo e la potenza si raddoppia, ahimè è vero anche il contrario, ok? Se raddoppiamo il tempo, la potenza si dimezza. Ora, visto che il nostro amplificatore audio deve amplificare, quindi cercare di riprodurre in termini di tensione alla sua uscita, quindi fornire della potenza, suoni musicali, ovvero uno strumento acustico, una voce, uno strumento anche elettrico, come un insieme di tutti questi, come potrebbe essere un piede orchestrale, si dà il caso che questi fenomeni sonori, acustici che siano, possono variare molto come durata, moltissimo. Ad esempio, e generalizzando ovviamente, un pieno orchestrale durata dai 2 a 10 secondi, dipende molto anche dal tempo di riverberazione. Se sono ambienti molto grandi il tempo si può anche prolungarsi, quindi può diventare anche più di 10 secondi. Ma nello specifico un colpo di gran cassa con tutta la distribuzione delle sue armoniche nel tempo da 500 millisecondi a 3 secondi. Un affondo di un violoncello, colpo d'arco deciso, da 100 millisecondi a 1 secondo, se è tenuto, sostenuto, 5 secondi. La classica chitarrata elettrica, complesso rock, distorto voluto che stia, 500 millisecondi a 5 secondi. Pizzicato di un contrabbasso, quindi decamente molto rapido, 200 millisecondi a 1 secondo, se sostenuto o tenuto, 5 secondi. Flauto dolce, noto tenuto ovviamente, da 1 secondo a 5 secondi, dipende anche dal fiato dell'esecutore del resto. Rullante, colpo secco, 100 millisecondi a 500 millisecondi. Voce, finché c'è fiato ovviamente, svariati e svariati secondi, ok? Da questo è emerso che ovviamente è difficile o quantomeno complicato dichiarare o calcolare una potenza di un amplificatore audio che potrebbe rappresentare in modo veritiero ciò che si potrebbe percepire poi all'ascolto, no? Come potenza. Quindi si è reso necessario adottare delle misure o quantomeno delle tecniche riconosciute e innanzitutto condivise dalla comunità scientifica che potessero fornire dati più o meno corretti su un dispositivo, non più in questo caso amplificatore ma anche altri dispositivi elettroacustici quali il nostro altoparlante, per la riproduzione audio con eventi sonoro tanto variabili non solo in funzione del tempo ma anche come contenuto energetico del resto. Ed ecco che nascono delle modalità come gli standard, ma anche no, poi vedremo, per cercare di colmare queste lacune nella misura della potenza nella riproduzione audio, che sono, ho fatto un elenco di standard e modalità, segnale test utilizzati in queste e durata del segnale test. Nota, la durata del segnale applicato è in funzione ovviamente dei limiti fissati dallo standard o dalla misura stessa, quali limite di temperatura, rottura meccanica, presenza di non linearità come distorsione, ma come anche il crest factor, ovvero il livello dinamico del segnale utilizzato e applicato in questo. Ovviamente più alto il livello dinamico e più andrà in crisi, diciamo, sotto stress l'amplificatore o l'altoparlante, ovviamente. Queste sono le più utilizzate, forse me ne sarà sfuggita qualcuna, ma in rete si può trovare insomma qualsiasi altra informazione, ovviamente. Ok? Partiamo dalla più famosa, la RMS o IEC, usa un segnale test, un sinusoide o rumore rosa, a secondo il caso, in modo continuo o per qualche ora. Ok? La DIN 45500 tedesca, standard tedesco, rumore rosa, che sfatto 2 per 10 minuti. La EJ mi sembra giapponese, segnale sinusoide a 1000 per 1 minuto. Musicale di Max Power, anche questa tedesca, blast musicali,
20 millisecondi e 500 millisecondi, tipica per transienti. Potenza max, impulso breve, da 1 a 5 millisecondi. La famigerata PMPO, impulso ultra breve, addirittura da 0,1 a 1 millisecondo. Completamente inaffidabile da evitare come la peste. Ok? FTC, rumore rosa, 5 minuti. AS2, rumore rosa, crest factor 6 per 2 ore. Potenza nominale, sinusoidale o rumorosa a seconda se è continuo o ore, sempre fino a che si presentano i limiti prefissati dallo standard o dalla misura stessa. E infine l'AEC 62685, rumore rosa o con crest factor variabile a seconda se per 100 ore, ok, o continue o su un secondo, a seconda dei casi. Ovviamente ho generalizzato, sintetizzato, se volete approfondire prendete diciamo il tipo di misura, lo standard, e cercate in rete e trovate insomma tutto quello che poi io ho tralasciato, non potevo certamente, voglio dire, fare un elenco infinito, è solo un invito eventualmente ad approfondire. Bene, questo ci fa capire ancora di più che dichiarare una potenza senza dichiarare la modalità o allo standard a cui si riferisce è, diciamo, una misura fuorviante, ok? E non è corretto assolutamente. Quindi non è che siano sbagliate le misure, cioè che io fornisco una misura da 100 watt, 1000 watt, 5000 watt per un piccolo amplificatore, non è sbagliato. Se io vi dico che invece è una misura PMPO, può essere giusto, è corretto. Ovvio, un piccolo amplificatore tascabile che io dichiaro 5000 watt RMS, è chiaro che sto dicendo una baggianata, che è diciamo una grande bufala, ovviamente. Quindi non è tanto ciò che si fornisce, ma l'informazione che si danno a corredo voi. Ok? Bene, mi fermo qua, spero di non aver tralasciato nulla di importante, come spero di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo, e come sempre invito per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, nell'eventualità ovviamente fate cose che da me, e se il video vi è piaciuto, è stato di vostro interesse, mettete un mi piace per darmene atto. E come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!